La suggestione dei ruderi dell'antico castello dei Billi, la maestosità dei complessi del centro, a Pennabilli tutto è suggestione e proprio alla suggestione dell'anima è dedicato uno speciale museo diffuso voluto dal poeta e sceneggiatore Tonino Guerra, che ormai ha a Pennabilli la sua casa e che si chiama appunto I luoghi dell'anima. Ci sono degli angoli in questa valle che ti fanno camminare subito dentro zone oscure della memoria, dove giacciono frammenti di una nostra vita primitiva. Come qualcuno che incontra queste cose di una magia così attempate, come può non avere un'emozione? Ecco. I luoghi dell'anima di Tonino Guerra sono un museo diffuso, un mosaico di 7 sottili invenzioni poetiche, le cui tessere accompagnano i passi di chi percorre il borgo di Pennabilli, da molti anni ormai casa del poeta e sceneggiatore sant'Arcangiolese. L'Orto dei frutti dimenticati è il primo tassello che compone il museo I luoghi dell'anima, un museo voluto da Tonino Guerra a Pennabilli ma anche nell'Alta Valmarecchia. L'orto è situato in un antichissimo orto dei frati che abitavano nel convento qui alle mie spalle ed è un luogo per ricordare i sapori, cioè anche il sapore può essere un tramite per ricordare il passato. Sono messe a dimora un centinaio di alberi da frutto, non sono frutti rari in senso assoluto, però è raro che vengano raccolti tutti quanti in questo luogo. Frutti raccolti nelle campagne, frutti non più coltivati, non più in commercio. Oltre agli alberi da frutto troviamo anche delle installazioni artistiche che vari artisti italiani ma anche internazionali hanno donato per questo luogo. Fiorite insieme al biricoccolo, al nespolo, al melo limoncello, un tempo presenti nei vecchi orti dei contadini, le installazioni artistiche pensate dal poeta invitano alla riflessione, al ricordo. Le sculture del Bosco Incantato, per esempio, rimandano al labirinto dell'anima, dove perdersi fino a ritrovare solo il giorno più bello della propria vita. Nell'antico orto del convento dei frati missionari trovano poi spazio la Porta delle Lumache, la Meridiana dell'Incontro, dove le prime ore del pomeriggio segnano i profili di Federico Fellini e Giulietta Masina, il gelso della pace, messo a dimora dal Dalai Lama durante la visita a Pennabilli. Sui muri interni, appena varcata la soglia, è raccolta una parte della collezione di madonnine in ceramica e terracotta dipinte. È il rifugio delle Madonne abbandonate, bassorilievi che Tonino Guerra ha fatto riprodurre e ricreare pensando alle cellette votive disseminate per strade e crocicchi e dimenticate con l'abbandono della campagna. All'interno dell'Orto dei frutti dimenticati si conclude il percorso della Strada delle Meridiane. Si tratta di 7 meridiane d'autore, riproduzioni di celebri opere pittoriche o con soggetti astratti frutto della fantasia di artisti contemporanei, che impreziosiscono il centro storico del borgo e mostrano i diversi modi in cui si è misurato il tempo nei secoli. Questa piccola cosa che abbiamo creato a Pennabilli e che si chiama il Santuario dei Pensieri e sono 7 pietre misteriose, 7 specchi opachi della mente, 7 confessori muti per le tue parole belle e le tue parole brutte.
All'interno dei muri perimetrali di un'antica casa del Guasto Malatestiano, 7 enigmatiche totemiche sculture in pietra fanno compagnia ai viaggiatori. Una panca permette la sosta, mentre le antiche muraglie del Santuario dei Pensieri, proprio sopra il giardino del poeta, raccolgono le riflessioni per poi accompagnarle su sponde orientali. C'era un angelo coi baffi che non era capace di far niente. E invece di volare attorno al Signore, veniva giù nel Marecchia, dentro la casa di un cacciatore, che teneva gli uccelli impagliati in piedi sul pavimento di un camerone. E l'angelo gli buttava il grano turco per vedere se lo mangiavano. E dai, con tutti i santi che ridevano dei suoi sbagli, una mattina gli uccelli impagliati hanno aperto le ali e hanno preso il volo fuori dalla finestra, dentro l'aria del cielo, e cantavano come non mai. Facciamo in modo che la gente si avvicini alle pesche mature, ma anche a qualche frutto di cultura che possa rischiarare un po' di più i loro occhi. Nella frazione di Bascio, infine, la cui bellezza aspra mossa dal vento colpì particolarmente Tonino Guerra, ai piedi di una torre millenaria, 7 tappeti di ceramica ricordano 7 personaggi storici che hanno toccato questa terra con i passi o con la parola. Il giardino pietrificato è un allestimento permanente realizzato dal ceramista Giovanni Orbinati. I tappeti di ceramica ai piedi della torre sembrano lenzuoli lasciati al vento, originali e delicati. Sono dedicati a Buonconte da Montefeltro, a Uguccione della Faggiola, a Fra Matteo da Bascio, fondatore dei Cappuccini, alla contessa Fanina dei Borboni, a Giotto, che dal Montefeltro vide i primi bagliori azzurri dell'Adriatico, a Dante, che vide questa torre fuggendo da Firenze, e ad Ezra Pound, il poeta che disse del Marecchia: «Dov'è la melma è piena di sassi».